Hai mai avuto la sensazione che per essere una persona spirituale devi rinunciare al denaro? Che per connetterti al tuo sé superiore sia necessario vivere in povertà o sacrificare ogni comodità materiale? Se anche tu ti sei mai sentito dire che il denaro è il male o che un vero percorso spirituale non dovrebbe portarti prosperità, lascia che ti riveli una cosa: questo è un mito. In questo video scoprirai come la vera spiritualità non solo può coesistere con l'abbondanza materiale, ma può trasformare il denaro in uno strumento di crescita e impatto positivo. Ti porterò in un viaggio che cambierà per sempre il tuo modo di vedere il rapporto tra energia, denaro e il tuo cammino spirituale. E alla fine di questo video capirai perché rifiutare il denaro significa anche rifiutare una parte del tuo potenziale divino. Quindi resta con me, perché ciò che stai per scoprire potrebbe cambiare la tua vita. Da dove nasce questa convinzione che spiritualità e denaro non possano coesistere? Per secoli la società ha associato la ricchezza a concetti negativi come avidità, corruzione e lontananza dalla purezza. Espressioni come «il denaro è la radice di ogni male» o «beati i poveri di spirito» sono state tramandate e spesso malinterpretate, creando una narrativa che presenta il denaro come un ostacolo alla crescita spirituale. Tuttavia, queste idee, se decontestualizzate, perdono il loro vero significato e rischiano di limitare il nostro rapporto con l'abbondanza. La realtà è molto diversa. Il denaro, come tutto nell'universo, è energia, neutrale, fluida e modellabile. Non è il denaro a definire la moralità o la spiritualità di una persona, ma l'intenzione e l'uso che ne facciamo. È come un pennello. Nelle mani di un artista può creare capolavori, mentre nelle mani sbagliate può danneggiare. Sta a noi decidere come utilizzare questa energia. Se consideriamo il denaro come uno strumento piuttosto che un fine, scopriamo che può amplificare chi siamo davvero. Se agiamo con amore, generosità e consapevolezza, il denaro diventa un mezzo per moltiplicare la nostra luce nel mondo. Rifiutarlo, invece, significa spesso bloccare il flusso naturale dell'energia e, di conseguenza, le opportunità che l'universo vuole offrirci. Immagina il denaro come parte del grande flusso energetico che attraversa l'universo. Come l'acqua che nutre la terra o il vento che trasporta i semi, il denaro è un mezzo di scambio che circola, collega e sostiene. Ogni transazione è un movimento di energia che trasmette valore, intenzione e possibilità. Non è qualcosa di statico o sterile, ma un flusso che riflette la nostra relazione con il mondo e con noi stessi. Se tutto ciò che ci circonda è energia, dal respiro che ci anima alle stelle che brillano, perché mai dovremmo considerare il denaro come un'eccezione? Rifiutarlo non è un atto di spiritualità, ma una negazione del suo potenziale. Ogni volta che respingiamo il denaro, consciamente o inconsciamente, stiamo comunicando all'universo che non siamo pronti a ricevere, a crescere o a contribuire. È come bloccare un fiume. L'energia si ferma e con essa si interrompe anche il ciclo naturale dell'abbondanza. Accogliere il denaro non significa idolatrarlo, ma riconoscerlo come uno strumento sacro, un veicolo attraverso cui possiamo manifestare il nostro valore, i nostri sogni e la nostra missione. Quando permettiamo al denaro di fluire liberamente nella nostra vita, scegliamo di essere partecipi di un sistema energetico che sostiene non solo noi stessi, ma anche le persone e le cause che amiamo. Il denaro ha un potere straordinario, amplifica chi sei e ciò che fai. Se il tuo cuore è colmo di generosità, il denaro diventa il mezzo per espanderla. Se la tua missione è aiutare gli altri, condividere la tua luce o ispirare chi ti circonda, il denaro ti offre la possibilità di raggiungere più persone e di farlo con maggiore efficacia.
Non è il denaro in sé a essere spirituale o meno, ma come lo utilizzi per portare valore al mondo. Immagina un maestro spirituale con una profonda conoscenza e il desiderio sincero di trasformare vite. Se vive nella scarsità, le sue risorse saranno limitate, pochi libri, piccoli eventi, poco tempo per concentrarsi davvero sulla sua missione. Ora pensa a cosa potrebbe fare con un flusso di abbondanza, ritiri gratuiti per chi non può permetterselo, corsi online per raggiungere persone in ogni angolo del mondo, progetti che vanno oltre i suoi sogni iniziali. Il denaro non cambia la sua missione, ma le dà le ali per volare. Riconoscere il denaro come un moltiplicatore significa smettere di vederlo come un nemico e iniziare a trattarlo come un alleato. È uno strumento che può sostenere la tua crescita e quella degli altri, permettendoti di realizzare ciò che altrimenti rimarrebbe solo un'idea o un desiderio irrealizzato. Quando il denaro fluisce nella tua vita, fluisce anche la possibilità di creare un impatto più profondo e duraturo. Rifiutare il denaro significa chiudere una porta che l'universo ha aperto per te. Ogni forma di abbondanza, che si tratti di amore, salute, conoscenza o risorse materiali, è un dono, un riflesso della tua connessione con l'energia universale. Escludere il denaro dalla tua vita spirituale equivale a negare una parte di questa connessione, come se dicessi che alcune manifestazioni dell'energia divina siano meno degne di altre. Ma l'universo non fa distinzione. Tutto è sacro, anche il denaro. Pensare che il denaro sia sporco o non spirituale è come rifiutare la pioggia perché potrebbe sporcare il terreno, ignorando che nutre la terra e sostiene la vita. Quando abbracci il denaro con gratitudine e consapevolezza, stai dicendo all'universo: sono pronto a ricevere, a creare, a condividere. E questa apertura non solo ti arricchisce, ma ti permette di diventare un canale attraverso cui l'abbondanza fluisce verso gli altri. Ora, immagina il denaro non come un obiettivo, ma come uno strumento. Come cambierebbe la tua vita se lo vedessi come un mezzo per amplificare il tuo potenziale e portare più luce nel mondo? La tua crescita, il tuo impatto e la tua missione diventerebbero espressioni ancora più autentiche del tuo potere spirituale. Perché l'abbondanza non è altro che la tua energia divina che si manifesta nel mondo materiale. Integrare spiritualità e prosperità non significa accumulare ricchezze per ego o potere personale, ma vivere in armonia con l'abbondanza universale. È un processo che inizia con un cambiamento profondo nella tua mentalità. Smettere di vedere il denaro come un nemico e iniziare a riconoscerlo come una forma di energia. Ogni giorno dedica un momento per affermare con convinzione: merito l'abbondanza per realizzare la mia missione. Questo semplice atto di consapevolezza può trasformare il modo in cui ti rapporti al denaro e aprirti a nuove possibilità. Essere spiritualmente prosperi significa anche utilizzare il denaro con intenzione e consapevolezza. Ogni euro che spendi o investi rappresenta un'opportunità per creare, crescere e condividere. Quando scegli di donare una parte delle tue risorse a cause che risuonano con il tuo cuore, stai partecipando attivamente al flusso di energia universale. Questo gesto non solo rafforza il tuo senso di connessione con gli altri, ma ti aiuta a ricevere ancora più abbondanza, perché ciò che dai con amore torna sempre moltiplicato. Infine, uno degli usi più potenti del denaro è investirlo in te stesso. La tua crescita spirituale e personale è il terreno più fertile su cui seminare. Partecipare a corsi, ritiri o esperienze che alimentano il tuo spirito non solo arricchisce la tua vita, ma ti rende un canale più potente per attrarre e manifestare l'abbondanza. Quando dedichi risorse alla tua evoluzione, stai scegliendo di vivere pienamente il tuo potenziale, integrando il materiale e lo spirituale
in un perfetto equilibrio. Ci sono molte storie di persone che hanno scoperto come il denaro, da ostacolo percepito, possa diventare uno strumento di trasformazione spirituale. Ad esempio, pensa a Sara, una donna che per anni ha vissuto con la convinzione che il denaro fosse una forza negativa, capace solo di allontanarla dalla sua missione spirituale. Ogni volta che riceveva una piccola somma, tendeva a liberarsene rapidamente, convinta che tenerla significasse tradire i suoi valori. Ma il risultato era una costante sensazione di scarsità, che limitava la sua capacità di condividere i suoi doni con il mondo. Quando ha iniziato a lavorare sulle sue credenze limitanti, tutto è cambiato. Sara ha compreso che il denaro non era altro che energia neutrale, pronta ad amplificare l'intenzione con cui veniva utilizzato. Ha deciso di affrontare le sue paure, di accettare l'abbondanza come un dono e di investire nelle sue passioni. Oggi, grazie a questo cambiamento, Sara organizza incontri di guarigione energetica accessibili a chiunque, senza preoccuparsi dei costi. La sua nuova relazione con il denaro le ha permesso non solo di vivere in equilibrio, ma anche di toccare le vite di tante persone che prima non avrebbe mai potuto raggiungere. La storia di Sara non è un caso isolato. Riconoscere il denaro come uno strumento e non come un fine ha trasformato il modo in cui tante persone vivono il loro percorso spirituale. Attraverso un semplice cambio di prospettiva hanno creato nuove opportunità per diffondere luce, realizzare progetti significativi e portare un impatto positivo nella vita degli altri. Questo non solo dimostra che il denaro può essere usato in modo consapevole, ma evidenzia anche come accettarlo possa rafforzare la connessione con l'universo. Adesso voglio sapere da te, qual è il tuo pensiero sul rapporto tra spiritualità e denaro? Scrivilo nei commenti qui sotto. Le tue esperienze, riflessioni e anche i tuoi dubbi sono preziosi, perché questa è una conversazione che merita di essere approfondita. Potrei rispondere alle tue domande in uno dei prossimi video, creando uno spazio di dialogo che ci arricchisce tutti. Se senti che il denaro è un argomento che ti provoca resistenze o emozioni contrastanti, sappi che non sei solo. Molte persone affrontano credenze limitanti che le trattengono dal vivere in piena abbondanza. Per questo ho creato un percorso appositamente pensato per aiutarti a liberarti di quei blocchi e ad allinearti con l'energia universale dell'abbondanza. Trovi tutte le informazioni nel link in descrizione. Questo potrebbe essere il primo passo verso un cambiamento profondo. Ricorda sempre, accettare l'abbondanza è parte del tuo diritto divino. È un segnale che sei pronto a ricevere ciò che l'universo vuole offrirti per crescere e trasformarti. Con il denaro puoi realizzare la tua missione, toccare la vita degli altri e lasciare un'impronta positiva nel mondo. Non è solo una questione materiale, ma un'espressione concreta della tua connessione con il flusso infinito dell'energia. Il denaro è energia e l'energia è vita. Non lasciarti intrappolare da credenze che limitano il tuo potenziale. Abbraccia l'abbondanza, vivi in armonia con l'universo e ricorda, il tuo valore non ha prezzo. Se questo messaggio ti ha toccato, condividi il video con qualcuno che ne ha bisogno e iscriviti al canale per continuare questo viaggio insieme.